e benvenuti nel vostro soft spot. Per la leggenda di questa sera ci spostiamo nel tempo e nello spazio, a Roma precisamente, anche perché so che qualcuno di voi è di quelle parti e magari ha bisogno di un abbraccio in più in questo momento. Questa leggenda inoltre è più recente rispetto a quelle che abbiamo già raccontato, ma per molti versi è forse la più impenetrabile e misteriosa. A Roma, nei giardini di Piazza Vittorio, c'è una porta, è ignorata dai più ed è isolata, protetta da un'inferriata. Sopra la sua cornice di pietra ci sono scolpite delle iscrizioni, che ovviamente non sono iscrizioni qualunque. Questa porta è conosciuta come la porta alchemica o, più colloquialmente, la porta magica, e questa è la sua storia. Siamo nel 1600 e l'Europa intera è attraversata da una vera e propria mania. L'alchimia. Ora, se cerchiamo la definizione letterale, l'alchimia è l'arte di trasmutare i metalli, i vili metalli, in oro puro, purissimo, attraverso complessi procedimenti chimici. Ma l'alchimia non aveva solo un valore materiale, anzi ne aveva uno profondamente simbolico. Il piombo, il metallo pesante e grezzo, rappresenta la natura basica dell'uomo, la natura dell'uomo ancorata alla terra, ma attraverso la conoscenza, attraverso la purificazione, quel piombo può trasformarsi in oro, ovvero nella parte evoluta, perfetta e immortale dello spirito. Aggiungeteci che oltre a questi nobilissimi intenti c'erano anche quello di riuscire ad avere l'elisir dell'eterna giovinezza o addirittura quello della vita eterna. Insomma, nel 500, nel 600 scusate, già avevano un grande affare. E anche se sembra assurdo, un sacco di questa attività era concentrata proprio a Roma, nonostante fosse al limite dell'eresia e convivesse porta a porta con il Papa. Infatti Roma era diventata un salotto perfetto, anzi prediletto direi, per gli studiosi di alchimia. Era un
questo salotto fu scelto e frequentato addirittura dalla regina Cristina di Svezia, una donna coltissima e grande appassionata di esoterismo, che pur di continuare ad appassionarsi a ciò che la appassionava, ha abdicato senza problemi. Ora, al centro di questo circolo romano c'era un nobile in particolare, il marchese Massimiliano Palombara. Massimiliano Palombara, che aveva una villa sull'Esquilino ed era un rifugio per chiunque cercasse i segreti di quella che loro chiamavano la grande opera. La grande opera. E fino a qui non è leggenda, sono fatti storici realmente accaduti. Poi un giorno succede qualcosa. Un giorno alla porta della villa del marchese si presentò un uomo vestito da pellegrino. Teneva in mano un mazzetto di un'erba sconosciuta e chiese di usare il laboratorio del Palombara per compiere un esperimento che, parole sue, doveva essere definitivo. Il pellegrino però pretese due cose ben precise. La prima fu di verificare che il marchese Palombara nel suo laboratorio facesse degli studi realmente alchemici, cioè voleva verificare la qualità del lavoro del Palombara. E una volta deciso che sì, il Palombara lavorava bene, pretese di essere lasciato da solo per tutta la notte, chiuso a chiave, senza occhi che potessero spiarlo. Senza occhi che potessero spiarlo. Con la promessa però che il giorno dopo all'alba avrebbe rivelato al marchese il grande segreto della grande opera. Ovviamente il marchese, sedotto da questa promessa, accettò. Chissà se quella notte il marchese avrà dormito oppure no. Fatto sta che al mattino il Palombara, ovviamente impaziente, bussò alla porta del suo laboratorio, ma non ricevette nessuna risposta. Allora fece forzare la porta e trovò la stanza completamente vuota. Il pellegrino era fuggito, svanito nel nulla, in realtà si era calato dalla finestra, ma il Palombara fece un ritrovamento importantissimo, perché sul tavolo il pellegrino misterioso aveva lasciato due cose. La prima era il risultato inequivocabile della trasmutazione delle pagliuzze di oro purissimo e finissimo, una
si era reso conto che c'erano ottime probabilità che non sarebbe mai riuscito a decifrare quelle pergamene. E allora, quando era ancora in salute, capace di intendere e di volere, prese una decisione. Il marchese fece incidere i simboli estratti dalla pergamena sulla pietra della porta della sua villa. In realtà le porte inizialmente erano ben 5, le porte d'ingresso. Purtroppo però ne è rimasta solo una, dopo la demolizione avvenuta alla fine dell'Ottocento, per dare spazio a quella che è Roma adesso. Tornando ai simboli, quei simboli scolpiti ovviamente non sono semplici decorazioni, sono una vera e propria ricetta alchemica pubblica, un manuale di istruzioni messo lì in bella vista alla mercé di tutti, ma leggibile solo da chi possiede le chiavi per capirlo. E per quanto ne so, ad oggi nessuno l'ha mai decifrata. Ora, tra queste iscrizioni, che sono veramente tante, ve ne voglio raccontare 3 molto peculiari. La prima si trova proprio sulla soglia ed è un palindromo. Il palindromo è una frase che puoi leggere da destra a sinistra o da sinistra verso destra. E in questo caso, a seconda dal lato in cui cominci a leggerla, cambia leggermente la forma, ma non il significato. Se leggete da sinistra a destra, la scritta verde: si sedes, non is, se siedi, non vai. Ma letto al contrario, da destra a sinistra, rivela: si non sedes, is, se non siedi, procederai. La seconda iscrizione si trova sulla cornice. Quando in tuo domo nigri corvi parturi dal pascolus, tunc vocaveris sapit. Quando nella tua casa i corvi neri partoriranno bianche colombe, allora sarai chiamato saggio. E infine il segreto degli elementi. L'iscrizione dice: quiscit comburere aqua et lavare igne, facit de terra cielo et de cielo terra preziosa. Chi sa bruciare con l'acqua e lavare col fuoco, fa della terra cielo e del cielo terra preziosa.
conoscenza di questa porta a Roma, in Bella Vista, a Piazza Vittoria. Bene, quest'estate, se passate da Roma e siete in cerca dell'eterna giovinezza, dell'elisir di lunga vita o di istruzioni su come trasmutare la vostra anima di piombo in oro, sapete dove andare. Purtroppo la bella villa del Palombara, con tutte e 5 le sue porte, come vi ho detto, è stata distrutta verso la fine dell'Ottocento per dare spazio a Piazza Vittoria, appunto. E anche come motivazione c'era una certa damnatio memorie, perché alla fine si sono ricordati